Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Sagittario, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di maggio 2025. Ragazzi, abbiamo la morte. Periodo di rinnovamento o di rigenerazione per qualcuno. Si potrebbe anche trattare di tagli, magari di vecchie abitudini, di vecchi comportamenti, potrebbero essere di situazioni anche. Tenete presente che la morte è come se fosse un cambio di energia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare se volete completare il messaggio e poi per capire come unire tutti questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E trovate anche sempre nella descrizione il link al seminario di approfondimento delle figure reali che si terrà a giugno 2025. Bene, partiamo con un 6 di coppe ragazzi e un 8 di bastoni. Quattro di coppe, regina di bastoni, abbiamo un 3 di spade, due di spade, il mondo, e re di spade ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire un po' l'andamento del mese, diciamo quali sono le energie disponibili. Dopo andiamo a vedere i single, le persone che sono in una relazione da poco tempo, da molto tempo, le relazioni clandestine, insomma. Andiamo a vedere un po' tutto. Dunque ragazzi, partiamo con questo 6 di coppe che mi parla di passato, mi parla di qualche idea romantica che voi potreste avere o di una relazione passata, per qualcuno di una persona. Andiamo a vederlo. Regina di bastoni che avete già qui e 6 di pentacoli. Sì, potrebbe anche esserci come della nostalgia o in qualche caso essere proprio una persona dal passato che potrebbe ritornare. Difatti abbiamo anche l'8 di bastoni, che è una carta che indica proprio notizie in arrivo, come se ci fosse del fermento, qualche novità. Andiamo a vederlo. Wow, 6 di coppe, sì ragazzi, qui ci può essere un revival, non necessariamente deve essere un ex, può anche essere con il 6 di coppe una persona che conoscete da tanto tempo e che rivedete e con la quale non c'è ancora stato niente. E poi abbiamo un mago, che è una carta di un nuovo inizio, appunto. Quindi io ho proprio la sensazione che potrebbe arrivare qualcuno da lontano, secondo me è un lontano nel tempo, non tanto a livello geografico. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un re di pentacoli,
e un 4 di pentacoli. Ho la sensazione, ragazzi, che questa persona non l'abbiate presa in considerazione poi più di tanto da un punto di vista romantico. Ho come l'idea che guardate, vi dirò che potrebbero anche essere due persone diverse, tutte e due del passato, entrambi più grandi di voi. Devo vedere la regina di bastoni. 3 di bastoni e diavolo. Allora, sento che con questa persona c'era o c'è magari una bella relazione. Era una relazione gentile, abbastanza equilibrata, una relazione che vi faceva aprire il cuore. Io ho come questa sensazione. Devo dire che la persona potrebbe ritornare, ma voi, come vi ho detto prima, non prendere tanto in considerazione questa energia. Andiamo a vedere il tre di spade, perché è come se ci fosse una sofferenza. Vi dirò, potrebbero essere due persone, una del passato e una... è che no, è che secondo me sono tutte e due persone che conoscete già, vi dirò. E con una di queste in particolare c'è come un... mi viene da dire, perché è una regina di bastoni, quindi una forte attrazione fisica, probabilmente è una persona con la quale state bene in compagnia, è una persona che vi fa sentire euforici, che vi fa divertire, però ho anche la sensazione che sia un po', come vi posso dire, sia una persona piuttosto ammaliatrice, piuttosto che è molto brava a parlare, per capirci. Andiamo a vedere il 3 di spade. Fante di pentacoli e 8 di bastoni. Io credo che una delle due persone potrebbe darvi qualche notizia, credo la seconda persona, non la prima, quella che vediamo qui. Potrebbe essere una persona che a livello di tempo, giusto perché così capite come la intendo. Diciamo che la regina di bastoni è la persona che avete nella testa, chiaramente se avete qualcuno, adesso poi arriverò anche ai single, però è come se ci fosse un'energia nella vostra testa e effettivamente risale al passato ed entra un'altra energia che risale al passato che secondo me non avete mai preso in considerazione, che invece secondo me meriterebbe anche di avere la vostra attenzione, ma perché? Perché voi siete fissati su questa regina di bastoni, che può essere un uomo o una donna, Sapete sempre che le carte esprimono un archetipo energetico, non un genere sessuale, non è né uomo né donna. Poi è vero che di solito la donna rappresenta donne, ma cioè la regina rappresenta delle donne, ma non è detto, ok? Questo lo specifico perché nei commenti mi scrivono parli sia al maschile che al femminile. Beh, perché dipende da chi guarda. Andiamo a vedere il 2 di spade. 7 di spade, 4 di spade. Devo andare a vedere anche quel mondo. 10 di spade. E cavaliere di spade, ragazzi. Allora, devo dire che con questo 7 di spade qua e il 4 di spade
vi verranno non pochi dubbi. Avete 2, 3, 4 e 7 di spade, solo in questa zona della lettura, senza contare il resto. Comunque, ho come la sensazione che vi accorgerete di dove si sente odore di bruciato, no? Dove la cosa, insomma, non vi torna con questo 7 di spade. E credo che qualcuno faccia marcia indietro ad un certo punto, ed è per quello che da un lato arriva questo mondo al contrario, che è la non conclusione, come non quagliare, non arrivare a un qualche cosa di definitivo, e dall'altra parte una di queste due energie potrebbe essere proprio lasciata indietro con la carta della morte. Andiamo a vedere il re di spade. Ecco, regina di spade, cavaliere di coppe e morte nuovamente. È ora di tagliare re e regina di spade, ragazzi, e poi avete anche la morte, come se fosse ora di tagliare qualche tipo di, ripeto, di atteggiamento da 3 di spade, potrebbe essere tagliare una relazione. Io qui ho l'idea che arriverà come una comunicazione da parte del, se non è una, scusate, se non sono due persone, una sicuramente potrebbe farsi viva dopo un tot di tempo, potrebbe riproporsi, potrebbe cercare di tentarvi, potrebbe cercare di conquistarvi, di corteggiarvi, però io ho anche l'idea che non vediate chiaro nei confronti di questa persona, cioè è come se fosse, se non fosse cambiata più di tanto, cioè in realtà sì, è cambiata, l'aspetto esterno è cambiato, probabilmente è una persona che ha fatto carriera, potrebbe essere una persona che ha una posizione sociale di un certo tipo, però poi dentro è una persona alla quale bisogna spiegare le cose, e quindi è come, la sento un po' infantile, ragazzi, un po' da educare, magari questa persona potrebbe aver bisogno di fare un lavoro sull'intelligenza emotiva, lo sento infantile in questo senso, o la sento la persona infantile in questo senso. Vi dico, ci saranno parecchie comunicazioni, perché avete 2 volte l'otto di bastoni, quindi secondo me arriverà come una notizia, sarà una notizia agrodolce, cioè un po' vi farà piacere e un po' vi farà rimanere lì così. È come se questa notizia vi facesse venire i dubbi del 2. Scusate, dov'era il 2 di spade? Qua. I dubbi del 2 di spade, ok? Vi dico, secondo me molti di voi batteranno in ritirata con queste persone nuove, o insomma già conosciute ma non intimamente frequentate, diciamo, perché è come se non vi convincesse tanto questa o queste persone, su dipende, perché effettivamente le occasioni ci sono, non mancheranno. Non so se si tratta di, perché continuano a farmi vedere, come se ci fosse una specie di stand di gazebo e un gruppo di persone con dei bambini, quindi potrebbero essere persone che avete conosciuto, cioè scusate, che andrete a rivedere grazie magari ai vostri figli, oppure c'è come qualche attività che si organizza o alla quale parteciperete dove c'è tanta gente, dove per caso potreste rincontrare questa persona, e da lì è come se iniziasse questa chiacchiera. Però ecco, inizialmente potrebbe essere interessante ritrovare questa persona, chiacchierare, però poi è come se vi rendeste conto che questa persona non è maturata tanto nel tempo e decidesse di tagliare i ponti con la carta della morte alla fine della lettura, ragazzi. Per chi ha una persona in testa, e qui vedo i due personaggi, sento che una persona ce l'avete già e arriva una persona nuova. Il punto è che siete in questa fase da 2 di spade perché non sapete bene se andare a destra o a sinistra, perché da un lato non avete quello che vorreste e dall'altro che avete la persona magari che è disponibile per voi,
non vi sconquiffera più di tanto, quindi siete un pochettino lì, però anche lì ho come la sensazione che troverete degli stratagemmi per dileguarvi da ambedue le parti, secondo me. Arriviamo a chi è in una relazione. Allora, ragazzi, io credo che qui ci sia bisogno di determinazione perché effettivamente potrebbe riapparire qualcuno dal passato. Non so se è un qualcuno vostro o un qualcuno legato al o alla partner, però qui c'è come da definire bene i confini, marcare il territorio come questa sensazione e andare un po' dritti per quello che volete. Sento che è come se aveste bisogno di novità, di cose nuove, perché comunque qui abbiamo carte statiche, il 4 di coppe e il 4 di pentacoli. E qui c'è come bisogno di movimento. Mi viene da dire anche di improvvisazione, un po' come se le cose fossero sempre uguali e avete bisogno di rompere con questo schema ripetitivo. Mm, c'è una parte di voi, ragazzi, che questo mese lo vivrà come se dovessero, o come se qualcuno si aspettasse delle scuse da parte dell'altro, no? Dell'altra persona. Potrebbe esserci il dialogo, quindi se magari siete stati in silenzio è facile che vi sentiate questo mese, però io ho come la sensazione che il dialogo non prenderà la piega che voi vorreste e vi dico che se la relazione è già lì che non va tanto bene, per qualcuno potrebbe essere proprio il momento di tagliare definitivamente le cose. Soprattutto se avete già un rimpiazzo, mi verrebbe da dire, come se l'energia avesse bisogno di essere sbloccata in qualche modo. Per le persone che sono in una relazione un po' così, piuttosto che extra, piuttosto che non ben definita, anche qui ragazzi sento che dovete prendere un po' il toro per le corna e definire quali sono le regole, i confini, ehm, i dettami della relazione. Perché questa cosa un po' troppo pasticciata, insomma, non vi va più bene. Ok? Questa troppa assenza di regole, mi viene da dire in questo caso. Cioè, ci vediamo quando posso, non so quando posso, aspettami, ci vediamo quel giorno lì, poi la sera prima vi chiamano, guarda che non posso, cose di questo genere. E qui è come se avessi bisogno di dire, ok, allora o ci frequentiamo o non ci frequentiamo, perché dei semplici messaggini al telefono o delle illusioni che mi vendi per farmi rimanere lì appeso o appesa, insomma, me ne importa poco. C'è bisogno, guardate, datemi un'altra carta per la morte, ma qui c'è proprio da tagliare certi schemi di comportamento. Amanti e re di bastoni e la scelta per l'amor proprio, il prendersi in mano le redini della propria vita. Mm-mm. Bene ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi vogliono dire di più. Wow, qui parla di una relazione narcisista, di qualcuno che ha bisogno di mettere dei limiti, delle barriere, qualcuno che si sente inabile, non abile, impotente, mi verrebbe da dire. E fate attenzione perché dice che qualcuno potrebbe usarvi in questo periodo, quindi fate attenzione. Se non avete le idee chiare, sento che batterete in ritirata comunque, se c'è qualche verità che non vi torna. Molto presto decidi lucidamente cosa vuoi, così che avvenga ora.
Tenete presente che quando si fanno i lavori di manifestazione, l'80% del lavoro lo fa l'intenzione con cui si manifesta. Comunque vi rassicura e vi dice molto presto arriverà quello che volete. Poi abbiamo: è sicuro per te amare, apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. Il 6 di Pentacoli, ragazzi, è una carta di scambio, effettivamente. E aprire il cuore vuole anche dire riconoscere a se stessi che io mi amo e che questo tipo di relazione, qui parlo per il terzo gruppo, non è più per me. Bambini, la tua vita amorosa viene influenzata dai bambini. Io sento, perché qua abbiamo 2 volte il 6 di coppe, non è tanto il fatto che abbiate o no figli, o magari sì, più che tutto è come siete cresciuti, che cosa avete combinato insieme quando eravate piccoli, o se non conoscete questa persona da tanto tempo è come se ci fosse qualche vissuto della vostra infanzia che in qualche modo vi ha toccato e tuttora vi influenza. Fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Carta numero 12. Cambio di energia. E difatti, ragazzi, nella morte parla di trasformazione. È interessante come, non so se si veda, però qui ha l'occhio, un occhio sulle mani. E sapete che sulle mani ci sono i chakra, no? Ci sono dei chakra con cui i reikisti, i reikizzati praticano la tecnica reiki, appunto. E poi di qui diventa come fuoco, diventa una fiamma, diventa qualche cosa, come se qui ci fosse il catalizzare e qui ci fosse il... Guardate, rappresenta la parte femminile, la parte ricettiva, la parte che osserva, che diventa parte maschile, parte yang, parte attiva, e parla infatti di cambio di energia. Bella lettura, amici del Sagittario. Spero che insomma vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente, lo stesso lavoro sulle credenze limitanti che io faccio con le sessioni personali lo potete seguire anche nella zona, diciamo, degli abbonamenti. Tutti i video relativi alla sezione degli abbonamenti sono video che aiutano il percorso di crescita della persona da 3 punti di vista: il livello fisico, il livello mentale e il livello emotivo. Quindi ci sono sia le credenze limitanti, sia lavori per sbloccare traumi, per sbloccare l'energia, e in più ci sono anche lavori che si possono fare proprio con il corpo, con il fisico, ok? Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici. Se voi volete dare un'occhiata, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Sono rimasta senza voce, ragazzi. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!